benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Guess who's back, 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 back again, again, again. Guess who's back, 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 tell a friend. Mi sono fatta prendere un attimo la mano. Indovinate chi è tornato? Un indovinello difficilissimo da risolvere, c'è scritto nel titolo. I miei prodotti terminati. E infatti di nuovo è arrivato il momento di recensire per voi i prodotti che ho utilizzato fino alla fine, facendovi sapere se A. mi sono effettivamente piaciuti, mi hanno convinta fino in fondo, B. se li ho già ricomprati e in generale un po' condividere con voi le mie opinioni basate sull'uso continuativo. Ora, siccome anche stavolta la scatola degli Empties, che peraltro è sopravvissuta al trasloco, un piccolo miracolo, è abbastanza piena, io direi di cominciare senza ulteriori indugi. Quindi posiamo la scatola qui di lato, che iniziamo anche un po' a pesare, e come al solito andrò a pescare in modo assolutamente casuale, partendo dalla prima roba che mi capita sotto mano. Ed il primo prodotto è una crema da giorno della Filorga. Preparatevi perché, ormai l'avrete capito, quando si tratta di cura della pelle, 9 volte su 10 vi propongo prodotti della Filorga, del marchio del quale sono profondamente innamorata. Filorga, come sempre, se vedi questo video. La crema di oggi, la crema terminata del momento, è la Nutrifiller. Dicevo appunto crema da giorno, ricostituente e rimpolpante. Mi è piaciuta molto, consistenza, tutte le volte apro queste confezioni che sono vuote, perché stiamo facendo un video dei prodotti terminati. Giuliana, anche tu, cervello, quando vuoi, chiamami, un po' come la Filorga. Consistenza perfetta, quindi non troppo ricca, nemmeno troppo fluida, si assorbe velocemente, questo lo dico tutte le volte, più o meno di tutte le creme che mi sono piaciute. E ha un effetto molto idratante, rimpolpante, è ovviamente una crema anti-età ma non troppo intensa. Mi sono trovata molto bene. L'ho già riacquistata? In realtà no, no, perché un po' tra lockdown e casini vari la Filorga non ce l'ho proprio sotto mano, quindi ho acquistato in realtà su Sephora una crema della Fresh, perché l'ho già detto in altri video, ma con mia somma gioia la Fresh è finalmente disponibile anche in Italia, un altro marchio di quelli che proprio sono nella mia top 5. Ho preso una crema non anti-età, ma principalmente idratante alla rosa. In ogni caso conto di ritornare alla Filorga molto presto. E già che stiamo a parlare di creme, andiamo avanti con anche la crema da notte, di nuovo crema della Filorga, sia quella da giorno, la Nutrifiller, ma sicuramente anche questa da notte, che è la Skin Absolute Night, l'ho inserite in video dei preferiti del mese e quindi non posso che confermare il mio parere positivo già espresso in video precedenti. Questa è la famosa crema nera, non la apro perché di nuovo la prendo. Ne ho parlato nel video dei preferiti, uno degli ultimi, adesso non ricordo se è proprio l'ultimo, possibile, memoria questa sconosciuta. È una crema nera, il che subito mi aveva lasciato un attimino in che senso, perché insomma una crema nera mi fa pensare che poi mi resta la faccia tipo maschera al carbone, invece assolutamente no, si assorbe subito. Molto idratante, molto ricca ma con una texture leggera, quindi bellissimo, e trovo che abbia fatto la differenza. Quindi è una crema anti-età valida, il prezzo è abbastanza alto. La ricomprerei? Assolutamente sì, l'ho già ricomprata, non ancora perché non sono riuscita a trovarla online. Se mai mi capiterà di ritrovarla nei negozi, quando finalmente mi deciderò ad andare per negozi, perché per il momento ancora non è successo, credo proprio che la ricomprerò. Quindi Filorga, come sempre, amore, grande amore e pollicioni alzati, proprio ale. Andiamo avanti. E passiamo a un altro prodotto di cura della pelle, ve lo dico già fin da subito, la maggior parte dei prodotti terminati sono per la cura della pelle perché utilizzandoli tutti i giorni è più facile che io li finisca. Una maschera per il viso della Fresh, trovamola, neanche a farlo apposta, ho parlato della Fresh un secondo fa e subito sbadabam arriva un prodotto dello stesso marchio, una delle mie maschere viso, di quelle da risciacquare, preferite, la Lotus Youth Preserve Rescue Mask, sempre madrelingua, Caro saluto di nuovo, come in ogni video in cui tento di parlare inglese, alla mia professoressa di inglese alle superiori. Ciao Lucia. Ecco.
La Lotus Youth Preserve Rescue Mask, insisto, mi piace tantissimo perché è una maschera illuminante, idratante, che fa veramente la differenza nei momenti, nei giorni in cui mi trovo con la pelle un po' smorta, un po' così intristita. Applicare questa maschera le dà subito un po' più di gioia, di brillantezza, di luminosità. Ha all'interno appunto il loto, ha anche dei piccoli grani che ormai l'età è una certa e leggere gli ingredienti è praticamente impossibile perché è scritto piccino picciò. Ecco, ciao giovinezza anche. All'interno però di sicuro il loto e dei piccoli grani, quindi quando la si stende si deve massaggiare leggermente sulla pelle e anche una piccola azione esfoliante. Si tiene su i classici 15-20 minuti, si risciacqua e la pelle risulta immediatamente più luminosa, più tonica, più felice. Ecco, quindi se dovete scegliere una maschera viso e per esempio volete provare la Fresh, io vi consiglio di partire da questa oppure anche dalla maschera all'argilla, ma oggi all'argilla, la Umbrian Clay. Così, vi butto lì due, ma dovreste saperlo perché negli anni ne ho parlato largamente. Procediamo perché ho già disquisito per tempo infinito e siamo solo al terzo prodotto terminato. Comunque, se non fosse chiaro, anche qui, pollicioni super alzati. Procediamo con il prossimo prodotto terminato, che è una crema per il contorno occhi della Sisley. Lo dico fin da subito, Sisley, brand top di gamma, cara, molto cara. Così casomai aveste un dubbio, ma in generale un po' tutti i prodotti della Sisley, che resti fra noi, ma anche no, sono veramente cari. Vale il prezzo? Devo dire che sì, ecco, diciamo, fa il suo. Inizialmente ero un po' delusa perché è venduta come spesso i prodotti top di gamma in tutta una scatola pomposa, dici ci sarà dentro una chilata di prodotto, in realtà 15 ml. E quindi mi sono detta, ecco, qua è un po' prendersela nel gnau. Poi invece utilizzandolo ho capito che ne basta talmente poca che questi 15 ml mi sono durati per mesi, ma mesi e mesi. E che effettivamente fa il suo, ne basta pochissima, la si picchietta oppure si utilizza l'applicatore che viene con la crema occhi, che però io per pigrizia non uso quasi mai, preferisco le ditina sante che ho sempre a portata di mano. Che simpatica umorista. La si picchietta delicatamente mattina e sera sul contorno occhi, anche portandola un po' sulle sopracciglia, italiano questo sconosciuto. Si assorbe in un attimo, ha una texture leggera, però fa il suo, idrata, rimpolpa e combatte, fa il suo, prova a combattere le piccole rughe che ormai vengono fuori, appunto, come dico ogni volta, come i funghi dopo la pioggia. Però devo dire, fa il suo. Ci sono creme occhi a prezzi leggermente più concorrenziali, altrettanto valide, altrettanto comunque valide. Questa però non mi sento di spolliciarla in giù perché mi sono trovata bene. Se volete investire su creme particolarmente care, non ho detto neanche come si chiama, è l'Integral Anti-Age, voilà. Sisley è comunque un ottimo brand per la cura della pelle, ecco, la chiusa è un po' questa. Altro giro, altra cosa, ben 2 serie della Filorga. Oh, what a surprise, oh che sorpresa. Devo dire la verità, i sieri della Filorga mi piacciono un po' tutti, ne ho provati diversi. Qua ho nello specifico l'NCEF Intensive, NCEF, famo capisse, e il Time Zero. Uno è un multicorrecteur suprême, multilingue, e l'altro è un multicorrection read, fondamentalmente un po' la stessa cosa. Non ricordo a livello di prezzo se c'è una differenza, ma visto che non l'ho ancora detto lo facciamo adesso. Sul blog metterò i link a tutti i prodotti che vi sto mostrando in questo video, in modo che voi possiate tramite un semplice click avere maggiori informazioni, conoscere i prezzi e, se vi va, anche acquistarli eventualmente. Per quanto, disclaimer, nessuno mi paga per promuovere questi prodotti, perché vale sempre il detto che ormai è il nostro mantra: ma chi me paga a me? Ecco. Tornando ai famosissimi sieri della Filorga, mi sono piaciuti entrambi. Ho già riacquistato uno dei due. Quale?
mo non ricordo, ce l'ho su in bagno, mi pare il Time Zero, mi pare, però entrambi molto validi, entrambi hanno una consistenza fluida che li rende facili da applicare. Vi rammento che quando si applica il siero non ne serve una quantità spropositata, zic zic e poi papà, attenzione, questo è come si applica il siero, lezione numero 1, e poi delicatamente si preme, ma delicatamente sulla pelle facendo penetrare il siero, e poi anche sul collo, perché qua signori un attimo che ci troviamo come le galline con la pappagorgia, così, ecco. E chiudiamo anche la parentesi sieri Filorga, di nuovo pollici alzati. Ora ve la butto anche un po' lì, 9 volte su 10, se utilizzo un prodotto fino alla fine è perché almeno parzialmente mi è piaciuto, anche se fino ad ora, devo dire, siamo andati molto bene. Procediamo, restando sulla cura della pelle, ma passando al corpo. Ho finito lo scrub di Jo Malone, e dico l'ho finito con entusiasmo perché in realtà è un boccione che non finiva mai, e dopo un po', devo essere onesta, mi aveva anche un po' stufato. Perché? Perché direte voi? Perché ha una profumazione al miele un filino troppo intensa. Mi viene da dire che però questo è l'unico neo di questo scrub, insieme al prezzo, perché anche in questo caso Jo Malone, brand abbastanza bello pompato a livello di prezzo. Si tratta del Vitamin E Body Treatment Scrub, quindi con la vitamina E, uno scrub arricchito di vitamina E che va anche a idratare e che ha una texture non troppo aggressiva, fondamentale secondo me quando si parla di scrub, perché utilizzare scrub con una grana troppo abrasiva può risultare non un'idea fulgida. Io che ho la pelle abbastanza delicata propendo sempre per scrub delicati. Questo lo è assolutamente, e a suo favore devo dire che lascia la pelle comunque già molto idratata. All'interno devono esserci infatti anche degli oli, sarebbe bello scoprirlo, ma qua non si legge più niente. Mi è piaciuto? Sì. Lo ricomprerei? No, soprattutto per la questione della fragranza al miele, che non è proprio nelle mie corde. Secondo me se lo apro si sente ancora, e infatti è vuoto, certifico che è vuoto. L'ho usato tutto anche perché costa come una casa al mare, quindi buttarlo mi sembra proprio, ecco, anche no, ma non credo che lo ricomprerò. Se invece siete appassionati di fragranze al miele, tutto il resto vale la pena di testare questo prodotto. Procediamo con maschere in tessuto. Ne ho due, meno del solito, perché le ho finite quelle poche che avevo, queste, durante il lockdown, e non le ho ancora riacquistate. Sono andata avanti un po' di più con le maschere, quelle da risciacquare. Partiamo con questa che è già comparsa sicuramente in altri video dei terminati e anche dei preferiti, la Time Filler Mask della Filorga. Una maschera che mi piace molto, super lisciante, rigenerante con collagene, la trovo molto valida. In generale, sapete, la Filorga non delude, e devo dire che anche queste maschere in tessuto le trovo molto buone, qualità veramente alta, consigliatissime, ecco, mettiamola così, se preferite le maschere in tessuto a quelle da risciacquare. In particolar modo questa, la Time Filler, quindi ce la leviamo così velocemente. Questo invece era un regalo di Natale, se non sbaglio, e sto parlando della maschera viso oro con filler anti-age dell'Amande Nature. Mi è piaciuta, non mi sento di sbilanciarmi troppo, perché non è stato proprio un amore a prima vista, una folgorazione sulla via di Damasco, però è comunque una maschera naturale, senza coloranti, testata per il nickel, insomma, con fibra naturale, biodegradabile, tutte cose veramente ottime. Il prezzo non lo so, perché come dicevo era un regalo di Natale. All'interno ha oro e peptidi, sodio ialuronato, quindi immagino che c'entri con l'acido ialuronico, sempre grande preparazione su questo canale, signori, e poi sfere con acido ialuronico, quindi sodio ialuronato e acido ialuronico. È una buona maschera, non so dove si trova, farò delle ricerche, e se la
la trovo online, ve la linko come sempre sul blog. L'ho già detto che il link al post dedicato è nella info box qui sotto oppure cliccando qui sopra? Forse no, lo facciamo adesso. Andiamo avanti. Ancora una maschera, questa volta però per il contorno occhi, anche questa era in uno dei miei ultimi video dei preferiti, della Patchology, la Happy Place Mood Patch. Sono i famosi patch per il contorno occhi che dovrebbero così anche incrementare la creatività. Che continua questa affermazione a lasciarmi un po' perplessa, però trovo che in generale i patch occhi della Patchology siano molto buoni perché vanno a idratare e distendere leggermente, e questi hanno all'interno petali di fiori e fiori di loto, estratti di cocco, antiossidanti dell'ibiscus, insomma ingredienti interessanti, buon prodotto, lo trovate da Sephora, insomma bene ma non grande entusiasmo. Ci sono dei patch occhi che mi piacciono di più, mettiamola così. Poi abbiamo per i capelli, saltando di palo in frasca, il caro vecchio Untangled di Kevin Musk, di Elon Musk. Caro saluto a Elon, di Kevin Murphy, un prodotto che uso da tanti anni, sicuramente è stato in altri video sia dei preferiti che dei terminati. È uno spray da applicare, mi stavo incartando, da applicare dopo essersi lavati i capelli, dopo la maschera, dopo tutto, sul capello umido, zac zac zac, e fa un po' da termoprotettivo e anche districa. Mi piace perché non appesantisce i capelli, effettivamente ha un effetto condizionante, quindi tipo balsamo, e si pettinano più facilmente, ha un buon profumo, li rivitalizza, non ha bisogno di essere sciacquato, insomma il classico prodotto che amo. Consigliato? Sì, pollice alzato? Assolutamente sì. Andiamo avanti, se no qua famo notte, saltiamo di nuovo di palo in frasca. Una cipria. La cipria Hydra Mist di Becca. Questa è la famosa cipria che ha quell'effetto strano per cui è una polvere, ma quando la vai ad applicare sembra quasi liquida e si fonde sul trucco fissandolo. Mi piace, infatti l'ho già ricomprata più volte. Al momento non l'ho ancora riacquistata perché ho altre 3 ciprie da terminare e magari aspettiamo un attimo prima di comprarne altre. Che dite? Mi sembra una buona idea. In generale però ve la consiglio, anche se va detto che sul lungo raggio, cioè dopo un paio di mesi, quell'azione lì, quella sensazione di fondersi un po' si perde. Rimane comunque un'ottima cipria che non dà flashback, che fissa perfettamente il trucco, ma un po' quel friccicorio che dà alla prima applicazione di quasi essere percepita come un liquido che va a fondersi sul trucco, un po' si perde. In generale però consigliata, ecco. E poi, sempre in campo di trucco, ho soltanto altri 2 prodotti. Ho finito, e ci è voluto tantissimo, quindi è un punto a suo favore, il blush in gel della Rimmel, Jelly Blush. Mi è piaciuto, amo molto, forse ormai lo saprete, i blush in crema e in gel, li preferisco a quelli in polvere che trovo un po' meno performanti. Questo è un ottimo prodotto, l'ho finito giusto stamattina, l'ultimo Chuicinin che era rimasto all'interno. L'ho utilizzato per il trucco di oggi che, come vedete, è molto luminoso. Un po' il concetto che vo cercando ultimamente quando si tratta di trucco è cercare di rendere un po' luminoso questo musetto che tende a intristirsi, e il blush in gel fa il suo porco lavoro, la sua porca figura. Facile da stendere, molto luminoso e non eccessivamente pesante. Consigliato, sì, ha anche un prezzo accessibile, spero che sia ancora disponibile. Se sì, lo trovate sul blog. Ma andiamo avanti. Siamo quasi alla fine, ultimi 3 prodotti, e il terzultimo è un grandissimo classico, lo spray per fissare il trucco della Urban Decay, l'All Nighter, nella versione peraltro Pollution Protection, protezione contro l'inquinamento. È il mio spray fissante per trucco preferito in assoluto per diverse ragioni. La prima e la più ovvia è che effettivamente funziona. Utilizzandolo il trucco dura molto più a lungo. Il secondo motivo è che è uno spray non troppo, come posso dire, ha una bruma leggera, attenzione ai termini che tiro fuori, che quindi
si posa delicatamente sul trucco fissandolo, a differenza di altri spray che invece sono un po' troppo, hanno uno spruzzo un po' troppo intenso e a volte mi capita che se li uso dopo aver messo il mascara un po' me lo fanno colare e allora lì non ci siamo più. Con questo non è mai successo, molto performante, l'ho già riacquistato, assolutamente sì, lo consiglio, ma proprio senza dubbi, pollicioni alzati. Poi abbiamo una crema corpo della L'Occitane Provence alla verbena, una crema corpo frappé e quindi che ha quella consistenza un po' più morbida, un po' più leggera, mi è piaciuta molto, mi piace molto la fragranza così, come si dice in italiano, citrusy? Poi sembra che io parlo in questo inglese fluido che non è, ma agrumata, forza di vedere cose in inglese, poi mi ricordo più le parole in italiano. Ha una fragranza agrumata che mi piace moltissimo, ho scoperto infatti la verbena è un agrume, ignoravo. Idratante, si assorbe abbastanza in fretta, lascia questo profumo agrumato che adoro. Una buona crema corpo, non è la crema corpo della vita, ma comunque la consiglio, anche se non l'ho ancora riacquistata. Sto usando altro, mettiamola così. Pollice a mezz'asta, ecco, forse l'unico pollice a mezz'asta. Detto questo, ottima crema, poi l'Occitane è anche un brand interessante che fa prodotti che comunque mi piacciono molto. E chiudiamo questo video degli Empties con l'ultimo prodotto terminato, che è il Blender Cleanser, ovvero il sapone, non so come chiamarlo, il detergente, ecco, cervello che si collegano, ogni tanto le sinapsi vanno in contatto, il detergente che utilizzo per pulire i pennelli da trucco e i beauty blender. Ora, potete pulire i pennelli da trucco anche con altri tipi di detergenti, per esempio io consiglio spesso lo shampoo per neonati perché è molto delicato. Fate attenzione invece a non lavare i pennelli da trucco, soprattutto quelli un po' più di valore, con sapone per le mani, insomma robe un po' troppo aggressive. Io sono abbastanza affezionata al Blender Cleanser perché ha un'ottima resa, quindi ne basta poco per pulire a fondo i pennelli, non si trova tanto facilmente, ecco, mettiamola così. Quando lo trovo lo compro perché appunto poi mi dura il giusto e vi ricordo che possibilmente i pennelli vanno lavati almeno una volta alla settimana. Lo dico così anche un po' per me stessa perché credo che i miei pennelli siano lì da lavare da 2 settimane. Vabbè, comunque questo è un nota margine. Vi consiglio molto il Blender Cleanser in alternativa ad altri prodotti perché appunto ne basta poco, pulisce a fondo i pennelli e funziona davvero, e soprattutto è ottimo per pulire i beauty blender che chi ha provato a pulire un beauty blender lo sa, sono abbastanza ostici, oppongono resistenza. Dopo ore a pulire, a lavare questi beauty blender, gli strizzi e ancora esce fondotinta, robe. Questo invece fa la differenza. Consigliato, sì, pollice alzato, quindi anche stavolta sono soddisfatta. È un prodotto che mi ha convinto, che ho già riacquistato e che continuo a riacquistare da anni. E questo ci porta alla fine del video dei prodotti terminati. La scatola è nuovamente vuota. Come sempre io spero che le indicazioni che vi ho dato vi siano utili, così anche un po' per orientarvi nei prossimi acquisti. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che la sottoscritta possa saperlo. Se poi non l'avete ancora fatto, amici belli, cosa aspettate? Anche un po' aggressiva, venga meno. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Anche oggi gigionaggine un tanto a letto, che non manchi mai nei miei video. Per l'ultima volta vi ricordo ancora che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti con eventuali link per conoscere il prezzo, avere maggiori informazioni e, se volete, eventualmente anche acquistarli online. E il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto il video, oppure cliccando sulla i che è comparsa sopra la mia capoccetta bella. Bene, per oggi non c'è altro, passate una buona giornata, serata, mattinata, insomma quel che è. Baci a stampo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!